Messaggio di nostro Signore Gesù Cristo. 4 gennaio 2012. Miei amati figli. Il mio cibo è amore e con esso io vi guido. Giungerà il momento in cui i miei figli sapranno quanto duramente valuto il cammino da loro percorso. L'umanità dimenticherà di avere abusato della mia misericordia. Innumerevoli saranno coloro che si fermeranno a metà del cammino, sentendosi deboli. Coloro che sono decisi a mantenere puri gli occhi dell'anima dovranno sostenere una dura lotta. La carne sedurrà l'uomo e sarà una delle più grandi tentazioni. I progressismi opposti alla morale rappresentano una grande offesa al mio cuore, così come coloro che si definiscono miei seguaci per poi cadere nei peccati della carne, poiché la mente umana ne è completamente invasa, tanto da impedire loro di allontanarsi da questi piaceri. La sensualità è l'inganno di fronte al quale si trova l'uomo e che lo induce a cadere in gravi errori. Il male si contende le anime in una lotta feroce. Vi invito ad ossigenare le finestre del cuore in modo da svuotarvi di tutto ciò che vi sta trascinando verso la perdizione. Le mode fanno decadere lentamente le donne e gli uomini si vestono come donne. La femminilità viene messa al servizio del male ed è una fonte di tentazione. Giungerà l'istante, anche se tardi, in cui l'uomo si renderà conto che l'amore per le cose terrene lo sta trascinando verso il male. Solo il desiderio di ogni essere umano di essere rispettato lo porterà a rispettare davvero gli altri. Vivete un tempo in cui gli uomini non sono ancora riusciti a togliersi dagli occhi la ragnatela, che impedisce loro di vedere tutto in un altro modo. La ragione e l'intelligenza umane si sono impolverate a causa di ciò che le circonda. Figli, volete cambiare il mondo? Cambiate prima voi stessi e coglierete frutti abbondanti. Non siate come gli ipocriti, che dicono di fare ciò che in realtà non fanno. Questo è il tempo degli eroi, che non si preoccupano di sé ma si consacrano interamente a me. Non è tempo per coloro che dicono di amarmi solo per conseguire il rispetto degli uomini. Non è tempo per chi non è sincero e pone tutto ciò che mi riguarda dopo i suoi interessi personali. Tramite ogni atto e opera, che io approvo, diffondo benedizione in abbondanza. L'ignoranza della maggior parte degli uomini degli eventi, che incombono sull'umanità si è diffusa anche tra i più intelligenti. Tutti coloro che dovrebbero discutere in merito agli sviluppi scientifici, che faranno crollare la pace e la verità nel mondo, ammutoliscono per paura. Le acque si agiteranno con forza, i cambiamenti saranno improvvisi. L'umanità soffrirà dalla natura fino al trono di Pietro, che sarà sconvolto, e il mio popolo cadrà in mani straniere. I grandi cambiamenti si avvicinano, perché l'uomo non è cambiato nonostante i tanti annunci benevoli che gli ho inviato. Per questo riceverà il frutto della propria debolezza. Il momento si avvicina sempre di più. Il male sta attizzando il fuoco del libero arbitrio. I progressi della scienza faranno più male di quanto l'uomo abbia mai potuto immaginare e ciò sarà la causa della mancanza di controllo nella loro gestione. Ci saranno sorprese riguardo al cibo, che verrà contaminato dalla radioattività. Inizia il lamento, la terra bolle al suo interno come una caldaia, le grandi pene cominciano la loro avanzata. Imparerete che bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare e a me ciò che è mio. State cambiando troppi riti nella mia chiesa e la state flagellando duramente. L'uomo non si sofferma a riflettere sullo stato della sua anima, sul suo comportamento e sulla sua condotta morale. L'ultimo sarà il primo e il primo sarà l'ultimo. Il caos mi costringe a scendere per salvare il mio popolo, in gloria e maestà. Verrò per coloro che hanno mantenuto la fede e attendono con ansia la mia seconda venuta. Tuttavia, essi non sono preparati a ricevermi, continuano a vivere come prima, parlando e discutendo, senza porsi il fermo proposito di rettificare il proprio cammino. Parlo per coloro che tacciono, io sono uno scudo per i miei fedeli? Io sono colui che sono. Io proteggo il mio popolo. Io sono una colonna di nubi, sono cibo, misericordia, pace e umiltà. Guai a chi si percuote il petto e all'interno lo mantiene pieno di impurità. Io sono la speranza, non siete soli, rimanete fedeli alle mie chiamate. Non camminate da soli, io sono la via. Questo momento serve per riflettere e decidere per un cambiamento totale. Non desidero creature
che agiscono in contrasto con le mie richieste e i miei comandamenti. Queste anime vivono nel costante pericolo di cadere e di non risvegliarsi più. Guardate in alto, i segnali non aspetteranno che voi li riconosciate. La bontà della mia misericordia rimane con chi è misericordioso. La mia verità cammina con chi vive e pratica la verità, la mia saggezza rimane con l'umile. Abbiamo. Il vostro Gesù commento dello strumento Luz de Maria. Fratelli, sorelle. È passato un altro anno, siamo ancora più vicini agli eventi profetizzati e non possiamo trascurare ciò che il cielo ci ha rivelato in merito all'anno che stiamo vivendo. Per l'umanità, questo sarà un anno di cambiamenti significativi sotto ogni aspetto. L'uomo si troverà a dover fare i conti con la sua stessa depravazione. Le calamità indurranno i popoli a sollevarsi gli uni contro gli altri. È fondamentale mantenere e nutrire la fede per mantenerci saldi di fronte alle prove. Fratelli, non stanchiamoci di annunciare ciò che dobbiamo annunciare. Amen.